Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova avventura, in questo nuovo video dall'Australia, dalle strade dell'Australia. Ebbene sì, perché stiamo percorrendo il Top End, che non è una classifica, è una regione del Northern Territory. Eh sì, su cui sorge Darwin, quindi l'estremo nord. Stiamo lasciando appunto Darwin perché ci stiamo dirigendo in alcune zone naturalistiche davvero interessanti, di origine aborigena, tra cui il Kakadu National Park. La nostra prima tappa è Fog Dam, una riserva naturale famosa per il birdwatching, soprattutto per ammirare le innumerevoli specie di uccelli d'acqua. Una meraviglia unica, bellissime anche le libellule d'acqua, i pappagalli della cresta gialla e abbiamo visto anche un gufo. Proseguiamo il nostro itinerario e sulla nostra strada incontriamo Window on the Wetlands, questa finestra sulle terre umide, ovvero il paesaggio circostante, le zone paludose. Ed è una tappa importante prima di avvicendarsi, di arrivare al Kakadu National Park. Finalmente siamo entrati nel Kakadu National Park, che non è solo una bellezza australiana, bensì riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio mondiale. Ci sono tantissimi siti, plenty of places to visit, veramente incredibili, bellezze naturali, tour gratuiti, semplicemente dietro il pagamento del pass, che dura per una settimana. Veramente spettacolare, and then let's start! Per iniziare consapevoli una visita a questo immenso parco è consigliabile entrare qui nel Bowali Visitor Center, quindi un centro informazioni molto ben organizzato e anche ben illustrato, che documenta un po' tutto quello che rappresenta il Kakadu National Park, quindi sia animali, vegetali, flora, fauna, quindi, ma anche le tradizioni aborigene e tutto quanto ne fa la storia di questo immenso parco. C'è anche un'app, volendo, e poi ovviamente si possono chiedere tutte le informazioni, vi danno informazioni sui percorsi da fare, sulle attrattive, sugli orari, eccetera, eccetera, opuscoli e cose varie. Veramente consigliato una sosta qui. Ci sono anche i suoni degli animali. Giunti nei pressi del East Alligator River, che già dal nome denota la popolazione, quindi alligatori e coccodrilli, che abitano queste acque come molte altre acque di questa zona, tant'è che cartelli dissuadono, anzi vietano l'ingresso in acqua per la pericolosità di questi animali. Possiamo aggiungere che il Kakadu è diviso in 7 regioni, talmente vasto questo parco, sono 20.000 km², ed è gestito sia dal Commonwealth of Australia che anche da clan aborigeni. Nessun alligatore in vista.
a Ubir, questo luogo importantissimo. Perché è importantissimo? Perché è un luogo di arte rupestre aborigena. Ebbene sì, gli aborigeni tramite alcune terre, alcune sabbie miste con il sangue animale dipingevano su queste rocce. Cosa dipingevano gli aborigeni? Dipingevano delle storie di vita quotidiana, o meglio dei fatti importanti successi, delle prede cacciate o degli eventi che li hanno caratterizzati. Quindi può essere considerato una sorta di diario, di linea cronologica. Non era tanto importante quello che andavano a dipingere, ma proprio l'arte, l'atto di dipingere, tant'è che possono essere identificati più strati di pitture, quindi non le ritenevano importanti, loro dipingevano e magari arrivava qualcun altro successivamente e ci dipingeva sopra qualcos'altro. È davvero un posto unico da visitare sicuramente qui nel Kakadu. Munitevi di repellente per gli insetti, perché questa zona, almeno nella stagione che stiamo attraversando noi, la stagione secca, è veramente popolata di insetti. Goi, ovvero persone appartenenti al popolo indigeno che abitavano ed abitano questa zona, credono che lo spirito di Garangareli discese dal cielo dipingendo la propria immagine in questo luogo sotto forma di serpente arcobaleno e diede origine a tutto il creato. Questo spirito viene ricordato durante la stagione umida, quando dopo le piogge compaiono dei bellissimi arcobaleni. Questi bellissimi dipinti si è ricorsi all'analisi degli animali che ne sono rappresentati. In questo caso, questo dipinto è stato datato circa 20.000 anni fa. Questo perché? Perché i pesci che vi sono rappresentati risalgono a un periodo di circa 20.000 anni fa. E questo rappresenta un esempio di buon comportamento. Racconta infatti, e si possono vedere poi le varie specifiche del caso, di un uomo che ha rubato il pesce pescato da una persona appartenente alla sua tribù. In questo caso è stato punito perché durante la notte è stato chiuso l'ingresso della grotta nella quale si rifugiava con la sua famiglia. Non ne uscirono più, morirono lì. Questo significa: comportatevi sempre bene e con il prossimo. Testimonianza dell'antichità di queste pitture nasce dai soggetti stessi. Come abbiamo visto dall'altra parte una specie di pesce, qui possiamo vedere invece la tigre della Tasmania. Infatti questa tigre si è estinta dal territorio australiano circa 4.000 anni fa, quando sono arrivati i dingo. Il mare si è alzato e quindi la tigre della Tasmania è rimasta confinata all'interno del territorio della Tasmania, per poi estinguersi. Un'altra funzione importante di questi dipinti era quello di tramandare alle nuove generazioni, quello di insegnare. Infatti molti dipinti di animali venivano disegnati come una radiografia, mostrando gli organi interni e non solo, anche proprio esattamente la conformazione. Beh, che aggiungere d'altro? Qui siamo proprio wildlife, circondati dalla natura. E qui si conclude questo video odierno. Ci rivediamo al prossimo, sempre qui nei Northern Territory. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, mettete mi piace, commentate, condividete, insomma, continuate a seguirci. Ciao!